Adesso iniziamo a vedere come funziona qualche comando relativo al 3D. Andiamo nelle curve in primitiva e prendiamo un rettangolo per due punti. Andiamo nella scheda superfici freeform, qui troviamo la maggior parte dei comandi che sono presenti anche nel 3D di Rhino, tra cui ad esempio c'è l'estrudi. Se io collego al rettangolo l'estrudi e come direzione, quindi ha bisogno di avere una direzione, quindi vado nei vettori, prendo il vettore Z e lo collego, abbiamo l'estrusione di questo elemento. Andando a inserire un number slider al quale diamo un'altezza pari a 10 come numero naturale e lo colleghiamo a questo elemento, abbiamo l'estrusione del rettangolo. Però come possiamo vedere non si tratta di un solido, in quanto la base superiore e la base inferiore sono aperte. Andando in superfici, sempre nella sezione freeform, abbiamo questo boundary surface che se lo inseriamo all'interno del rettangolo, vediamo che la faccia viene chiusa. Quindi se faccio stavolta l'estrusione del rettangolo, vedete che si vanno a chiudere anche le due facce superiori e inferiori. Se voglio fare in modo che il rettangolo eh, abbia la possibilità di potersi spostare, devo andare a vincolare la posizione dei punti A e B. Se invece voglio che il rettangolo resti fisso in A, vado a vincolare solo la posizione di B. Quindi per fare questo vado in vettori, vado a prendere un punto con le tre coordinate, creo qui CTRL C, CTRL V, duplico il number slider e lo vado a collegare alla X. Qui se voglio fare in modo che quindi con questo regolo l'altezza, con questo regolo la coordinata diciamo relativa alla X del punto A. Questa invece è relativa alla posizione del punto B. Volendo qui potrei collegare ad esempio la A e la B e fare in modo di ottenere un cubo e qui ne vado ad impostare quella che è l'altezza.